Oggi è il 30 novembre 2020 e questo è un video diverso dal solito. Infatti, siccome ho visto che i piccoli consigli che vi ho portato finora vi sono piaciuti, ho intenzione di annunciare l'inizio di una nuova e prima serie su questo canale, chiamata How to Kart. In essa vi porterò le piccole cose che scopro man mano che cresco come pilota. Che magari per qualcuno potranno sembrare banali o di poco conto, ma vi assicuro che da quando l'ho scoperte mi hanno cambiato la vita sul kart. Poi ovviamente ci tengo a ribadire che non sono né un fenomeno né un professionista, ma proprio perché come tutti i comuni mortali sto crescendo pian piano come pilota, il mio obiettivo è quello di condividere con voi le mie piccole scoperte, sperando magari di essere utile a qualcuno. Bene, direi quindi di iniziare questo primo episodio di How to Kart parlando della posizione di guida. Questo infatti è un aspetto importante della guida di un kart KZ e non, perché è ciò che ci consente di essere costanti e precisi nei nostri giri, oltre che più sicuri. Ovviamente il primo aspetto da analizzare è il sedile. Innanzitutto questo può influenzare di molto l'assetto, in base alle sue regolazioni di altezza e di posizionamento longitudinale. Ma non è questo il focus di sto video. Il sedile ha il compito fondamentale di tenerci saldi al suo interno, ed è fondamentale che sia bello aderente e quindi della taglia giusta, calcolando ovviamente l'eventuale paracostole. E se per qualche motivo dobbiate utilizzarne uno leggermente grande per voi, vi consiglio di utilizzare delle imbottiture da fissare ai lati del sedile, ovviamente dove serve che sia più stretto. Ne esistono di tanti tipi, tra cui quelli con il velcro, facili da mettere e togliere, o semplicemente gli spessori da nastrare al sedile. Al secondo posto per importanza troviamo i pedali, che sono la seconda regolazione fondamentale, dato che il resto si regola di conseguenza. Prima di tutto bisogna trovarne la giusta distanza, per non avere le gambe né stecche né chiuse a granchio. Semplicemente devono essere piegate in modo naturale anche per trovare stabilità nel serbatoio. Quindi una volta trovata la giusta distanza si regola il poggiapiedi, che si può fissare su diverse posizioni. E di conseguenza arriviamo ai pedali. Per questi consiglio di prenderne uno come riferimento, come l'acceleratore, e di impostare la sua posizione inattiva in un punto in cui la caviglia risulti rilassata, per poi provare ad arrivare a fine corsa. È una cosa molto personale, ma di solito bisogna cercare di essere comodi quando non si accelera e di arrivare ad accelerare al massimo con facilità. Una volta regolato un pedale, si allinea il secondo nella loro posizione neutra e il gioco è fatto. Beh, con il volante si controlla direttamente il kart, quindi immagino che non serva nemmeno dirvi perché è importante che sia regolato perfettamente. Questo si può regolare in inclinazione, a volte con dei mozzi particolari, anche se personalmente mi trovo bene con la posizione standard, e ovviamente nella distanza tra noi. Come per le gambe non bisogna mangiare il volante ma nemmeno averlo in Francia, basta trovare la giusta via di mezzo. E una volta impostato si passa alle due leve nei KZ. A destra c'è la leva del cambio che viene regolata nella distanza con il volante. Io lo tengo in modo da stare vicino al volante ma non abbastanza da toccarla mentre lo giro. Come riferimento approssimativo diciamo che deve stare a circa 2 dita dal volante. Poi conviene sempre provare per capirla al meglio. La leva della frizione viene invece regolata seguendo la rotazione del volante e questo va in base a dove teniamo la mano sinistra mentre guidiamo. Facendo un passo indietro e tornando ai gomiti, sottolineo che è importante avere una posizione naturale per essere comodi anche con la tendina del radiatore, che deve essere raggiungibile facilmente mentre guidiamo. Ovviamente come il parzializzatore della frenata, che cambia comunque da telaio a telaio. Bene, quindi queste erano le regolazioni che ho scoperto negli ultimi mesi e che mi hanno aiutato a essere perfettamente fermo e comodo nel kart. E voi avete dato abbastanza importanza alla posizione? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti insieme magari a un parere su questa nuova serie, dato che ho ricevuto diverse richieste e proposte davvero interessanti negli ultimi mesi. E mi raccomando, se avete domande o proposte scrivetemi nei commenti o in direct così che riesca a leggerli. Quindi come al solito spero che questo video vi sia piaciuto e in tal caso vi invito ad iscrivervi, ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i miei futuri video. Perciò questo è tutto e noi ci rivediamo. Alla prossima!